Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi proseguiamo la playlist di Bybit e andiamo a vedere un po' tutte le sottosezioni che non abbiamo visto nella recensione panoramica. Andiamo a vedere come acquistare una criptovaluta, andremo a vedere il mercato spot, i derivati, ovviamente dopo la sigla. Siamo nuovamente sull'exchange Bybit, raggiungibile all'indirizzo bybit.com. Questa non è una recensione panoramica perché l'ho già effettuata in un video precedente, anzi andate a vedere i video della playlist dedicata a Bybit, ma andiamo a vedere un pochino le sottosezioni che non abbiamo visto nel dettaglio nella panoramica. Abbiamo già trattato come registrarsi, comunque per poter operare dovete avere un account ovviamente registrato all'interno di Bybit. Per utilizzare in maniera più basica non è necessario effettuare un KYC, ma per entrare nelle operabilità complete dell'exchange è meglio effettuare la verifica dei documenti. Una volta che avete registrato un account, per poter depositare criptovalute ci sono due possibilità essenzialmente. La prima, in alto a destra, cliccando su Acquista Crypto Express, tramite dei processori esterni si possono comprare criptovalute come Bitcoin, Ethereum, USDT direttamente con la nostra valuta fiat, ovvero euro. Per poter acquistare tramite euro bisogna per l'appunto appoggiarsi a uno di questi processori. In base ai periodi, alle promozioni, ci sono alcuni che avranno le fee oppure senza fee. Ad esempio, in questo periodo 0 fee con la partnership di Capital e si può acquistare tramite euro, ad esempio USDT, depositando con bonifico SEPA. Se no abbiamo ad esempio MoonPay, Banxa, dove oltre ai bonifici SEPA abbiamo la possibilità di andare a acquistare con carta di credito. Una volta che abbiamo scelto l'importo in euro e la valuta di riferimento, solitamente per fare questi scambi o con gli acquisti in euro vi consiglio di utilizzare USDT, che è la valuta stabile ancorata al dollaro, che vi permette poi di andarla a scambiare con qualsiasi altra criptovaluta. Potete selezionare l'importo e poi cliccare ad esempio su MoonPay o Banxa, proseguire e vi fa una sorta di preventivo, quindi non siete poi obbligati a finalizzare l'acquisto, ma almeno andate a vedere le fee che vi fanno pagare o meno. Il modo classico per depositare criptovalute è andare in alto a destra alla voce Asset Spot Account. Si aprirà la classica schermata panoramica del portafoglio. In questa schermata potete inviare criptovalute da un altro exchange o da un wallet esterno direttamente su Bybit, prendendo come esempio Bitcoin. A destra abbiamo Deposit, si aprirà la classica schermata dove possiamo andare a generare il nostro QR code e il nostro wallet da copiare, andare a incollare in un portafoglio esterno per mandarci Bitcoin. La stessa cosa possiamo fare con Withdraw per mandare Bitcoin in un altro wallet o in un altro exchange al di fuori di Bybit. Cliccando invece su Transfer possiamo spostare dallo Spot Account, quindi dal nostro portafoglio Spot, ad esempio al portafoglio derivati, oppure al BFI account, che è un portafoglio dove possiamo andare a mettere a rendita le nostre criptovalute, che lo vedremo più avanti. La voce trade la vedremo successivamente, comunque si apre la schermata dove possiamo andare a tradare Bitcoin. Passando alla voce successiva abbiamo la voce mercati, dove nella prima pagina possiamo mettere le nostre valute preferite. Di default c'è BIT e USDT. Possiamo andare a vedere la sezione dei derivati oppure il mercato spot. Possiamo anche andare a selezionare le criptovalute in base alle categorie DeFi, NFT, Metaverse, GameFi, Proof of Work, Post, Stablecoin, Smart Contract, Launchpool e Launchpad. Una cosa che non mi piace tanto, ma non perché c'è qualche problematica intrinseca all'exchange, ma non mi piace tanto, come ben sapete, utilizzare la leva finanziaria, perché presenta dei rischi che io personalmente non voglio accollarmi e sconsiglio anche a tutti voi di utilizzare la leva finanziaria. Andate a vedere il video che ho creato all'interno della playlist del percorso cripto con i rischi dell'utilizzo della leva finanziaria, e Bybit vi permette anche di operare in leva. Se non volete operare in leva potete stare tranquilli
utilizzando il mercato spot. Questa è la sezione dove potete fare i vostri trade, scambiare ad esempio SIS con USDT, ma senza utilizzare la leva finanziaria. La leva finanziaria si va a utilizzare nella sezione derivati. Sempre nella sezione spot avete la possibilità di selezionare all, quindi vedere tutte le coppie, oppure raggrupparle con il rapporto USDT, BTC, USDC. Cosa vuol dire? Vuol dire che se cliccate USDT avete tutte le criptovalute o i token che si possono scambiare con USDT. Vedete Bitcoin, USDT, Ethereum, USDT. Se clicchiate su Bitcoin, vedete BTC, Ethereum, BTC. Per lo stesso, se cliccate su USDC, avete tutti i token, le criptovalute scambiabili con USDC. La stessa schermata, la stessa voce lo trovate alla sezione Trade. Come vedete potete andare direttamente, come abbiamo visto prima, cliccare USDT, Bitcoin, USDC, è la stessa schermata. Facendo l'esempio classico, alla prima voce Bitcoin, USDT, supponiamo di avere USDT nel portafoglio e vogliamo tradare con Bitcoin, clicchiamo su Trade e si apre questa schermata. Non vi preoccupate se la guardate per la prima volta, sembra un gran casino, ma non lo è affatto. Partiamo con la spiegazione della schermata. In alto a sinistra vedete la coppia che avete selezionato, Bitcoin e USDT. Cliccando col mouse potete andare a sostituire Bitcoin con Ethereum, quindi scambierete i vostri USDT per Ethereum, oppure con Luna e via dicendo. Passando da una valuta all'altra vedete che qua in alto cambia il prezzo, perché state vedendo il prezzo di Ethereum, il prezzo di BitDAO, il prezzo di Bitcoin se torniamo con Bitcoin USDT. E qua abbiamo la percentuale nelle ultime 24 ore, che in questo caso ha un'oscillazione negativa del 6,25%. Poi abbiamo il valore più alto nelle ultime 24 ore, il valore più basso nelle ultime 24 ore. Passando alla schermata sottostante nel chart, possiamo mettere il grafico in diversi time frame che vanno da 1 minuto fino a 1 ora, 4 ore, giorno, un week, un weekend o il mese. Più a fianco abbiamo la possibilità di andare a sostituire la rappresentazione grafica, vedete, cambia da linee, candele oppure le bar. Io vi consiglio di utilizzare sempre le candele. Più a fianco, dove abbiamo questa schermata con dei valori verdi e rossi che cambiano in continuazione, è l'order book, dove si va a incontrare domanda e offerta. La parte rossa sono le vendite, la parte verde sono gli acquisti. La schermata che ci interessa maggiormente è la sezione spot. Nella parte sottostante abbiamo la possibilità di inserire un ordine limit, market o conditional. Supponiamo di voler acquistare Bitcoin con un ordine limit, vogliamo acquistare un BTC a un prezzo che vogliamo noi secondo una nostra analisi. Noi pensiamo che Bitcoin possa arrivare a un determinato target price, supponiamo di volerlo acquistare a $38.500 un Bitcoin, qualora la nostra analisi si verificasse veritiera, quindi Bitcoin toccasse i 38.500, entrerebbe il nostro ordine e acquisteremo un Bitcoin al prezzo stabilito. E lo stesso lo potete fare con il sell, quando supponete che ad esempio Bitcoin possa arrivare a $41.000, mettete un Bitcoin, quando BTC tocca i $41.000 entrerà un ordine di vendita. Market invece, lo dice la parola, ci fa comprare Bitcoin al prezzo di mercato corrente nel momento in cui andiamo a cliccare su Buy BTC. Gli ordini a condizione vanno a indicare per l'appunto una condizione dove noi andiamo a inserire una soglia, dove a seconda se andiamo a inserire un ordine a mercato oppure limit verrà lanciato sia in acquisto che pure in vendita. Una volta inseriti i nostri ordini si possono vedere qua sotto nella schermata order, dove possiamo anche poi andarli a cancellare. Andiamo adesso a vedere la sezione che per l'appunto non mi piace tantissimo, perché si va a utilizzare la leva eventualmente. Abbiamo gli USD Perpetual, l'Inverse Perpetual o l'Inverse Future. Nell'USD Perpetual utilizzeremo USDT come collaterale. Per quanto riguarda l'Inverse Perpetual utilizzeremo la moneta stessa per utilizzarla come collaterale. Lo stessa cosa su Inverse Future, utilizziamo la moneta stessa come collaterale. Cliccando su USD Perpetual, Bitcoin e USDT si apre questa schermata dove è molto simile come impostazione a quella precedente che abbiamo vista, ma vedete che abbiamo la possibilità di utilizzare la leva long oppure short. La leva addirittura per 100, una cosa veramente assurda, evitatela per piacere.
e possiamo andare a selezionare il margin cross o il margine isolato. Switchando da cross a isolated vedete la descrizione, che cosa cambia tra i due metodi. Quando utilizziamo la leva in modalità cross, dove praticamente tutto il nostro saldo, tutto il nostro portafoglio è a rischio liquidazione, per quanto riguarda l'isolato, anche in questa modalità noi possiamo andare a perdere tutto il nostro saldo come il cross, ma con una piccola differenza. Nell'isolated ci viene permesso, qualora stessimo andando verso la liquidazione, di andare a inserire altro capitale per andare a spostarci dalla fase di liquidazione e ribilanciare il portafoglio. Va da sé che successivamente a queste operazioni noi andassimo comunque in liquidazione, perderemo sia il capitale iniziale più quello inserito successivamente per ribilanciare il portafoglio. Nella sezione di destra, come ben sapete, si può operare long o short, ma abbiamo anche la possibilità di andare a fare un buy long con take profit e stop loss, oppure uno sell short inserendo, in base alle nostre analisi di mercato, il take profit o lo stop loss, che sono importantissimi per quanto riguarda le operazioni di trading in generale. Oltre che aprire una posizione, come vedete, la possiamo anche chiudere. La possiamo chiudere anticipatamente e totalmente, oppure in percentuale. Non entro nel dettaglio a farvi degli esempi perché non vorrei che voi usaste questa modalità di trading ad altissimo rischio. Anche Binance ha levato questa possibilità, Bybit ha la possibilità di usare il trading con leva, ma se non sapete bene muovervi all'interno di queste operazioni, vi rischierete davvero di andarvi a bruciare il conto. Quindi utilizzate Bybit per altre caratteristiche, una delle quali, ad esempio, andatevi a vedere il video sempre nella playlist di Bybit dedicata al Launchpad, che lo trovo davvero molto utile e interessante, soprattutto se si vuole marginare qualcosa durante questi lanci, un po' come si fa con il Launchpad di Binance. Nel prossimo video andremo a vedere la sezione BuyFi, dove si può andare a mettere a rendita le nostre criptovalute, e la sezione NFT. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro consueto appuntamento e spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato come sempre utile. Vi ringrazio per il vostro tempo, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al canale e ad unirvi anche alla nostra community Telegram per supportare il mio lavoro. Ciao a tutti!